Rallentiamo il tempo per un istante. 86 miliardi di neuroni stanno bruciando energia nel tuo cranio in questo esatto millisecondo. Un network più denso di tutte le fibre ottiche della Terra. Non lo senti, non lo vedi. Eppure, questa oscurità luminosa decide esattamente chi sei. Immagina il tuo cervello non come carne, ma come una megalopoli di titanio e silicio. Una griglia perfetta, spietata. Qui ogni singola mossa ha un costo e una ricompensa. In questa metropoli sotterranea circola una valuta invisibile. Una moneta che compra la tua motivazione e detta ogni tua scelta. Questa valuta si chiama dopamina. Molti pensano sia la formula chimica della felicità. Falso. È la molecola dell'ossessione, dell'anticipazione. È lo stipendio che la natura ti versa per tenerti in vita. Senza di lei smetti di mangiare, smetti di amare, resti paralizzato nel letto. Quando addenti il tuo cibo preferito, le tue sinapsi rilasciano una pioggia di queste microscopiche sfere dorate. È un bonifico istantaneo. Ti fa stringere i denti e dire «voglio farlo ancora». Ma la legge di questa città è l'equilibrio termodinamico. Nessuno diventa miliardario per caso. E c'è una squadra speciale che se ne assicura. Fermati un attimo. Pensa a cosa succede dopo che sei stato pagato. Il cervello è una macchina avara. Non spreca un singolo atomo. Ti mostro i trasportatori DAT. Immaginali come enormi turbine aspiranti posizionate sui margini del neurone. Il loro unico scopo è risucchiare la dopamina in eccesso, ripulire la fessura sinaptica, riportare il sistema al buio. Paga, incassa, aspira. È un ciclo spietato e perfetto. Ma cosa succederebbe se qualcuno sabotasse queste turbine? Se la valuta dorata continuasse a inondare le strade fino a soffocarle? La risposta ha la forma di un cristallo geometrico. Ti presento l'hacker più letale della chimica organica. La benzoilmetilecgonina, cocaina. Una struttura molecolare spigolosa, rigida, fredda. Non è un acido corrosivo. Non brucia la materia al contatto. È un fantasma che blocca gli ingranaggi vitali. La velocità del flusso sanguigno nelle arterie carotidi che portano il sangue al cervello è di circa 0,4, 1,0 metri al secondo, 40-100 cm/s. Il tuo corpo possiede un muro di cemento armato, la barriera ematoencefalica, creata per respingere i veleni. Ma questa molecola è lipofila. Attraversa quel muro di massima sicurezza come se non esistesse. E una volta dentro, non colpisce alla cieca. Sa esattamente dove andare. Rallento il tempo. Immagina un torrente scarlatto sparato verso il tuo cervello a quasi 1 metro al secondo. È un'autostrada biologica e l'hacker la sta percorrendo con la planimetria della tua mente, già in memoria. Punta dritto al nucleo accumbens e all'area tegmentale ventrale, i reattori nucleari della tua motivazione. In questo frammento di secondo, miliardi di queste strutture bianche accerchiano le turbine di riciclaggio. I tuoi neuroni pulsano, ignorando che le difese sono appena crollate. Sei a un battito di ciglia da una tempesta elettrochimica che l'evoluzione non aveva previsto. L'assedio sta per scatenare un'alluvione. Fermati un attimo. Quello che sto per mostrarti non è un giudizio, ma la cruda realtà molecolare del tuo organismo. Ti porto giù, a livello atomico. Nessun filtro. Come abbiamo visto, l'hacker è arrivato a destinazione. Ora osserva. La cocaina agisce come un inibitore competitivo che blocca il trasportatore. Non si incastra esattamente per essere trasportata, ma si lega al sito di legame, impedendo alla dopamina di entrare. I tuoi spazzini neurali. Immagina di pompare cemento a presa rapida dentro il tubo di un aspirapolvere industriale. Si blocca tutto. Il sofisticato sistema di riciclo del tuo cervello viene spento in 1 millisecondo. Ma questo blocco meccanico innesca una reazione a catena. Il neurone presinaptico continua a sparare la sua valuta. È programmato per farlo. Ma ora la via di fuga è murata. Lo spazio tra le cellule rimane identico,
una fessura microscopica, eppure la densità della dopamina al suo interno esplode. Migliaia di molecole si riversano in un abisso che non può più svuotarsi. Un'alluvione dorata. Se un evento piacevole alza il livello della marea di 1,5 volte, ora stiamo osservando un'onda anomala grande 8 volte il normale. Le strade della tua città neurale annegano sotto una ricchezza chimica insensata. Un fluido denso, saturo di pura tensione elettrica, riempie ogni millimetro disponibile. E tutta questa pressione incalcolabile, intrappolata in un vicolo cieco, deve sfogarsi da qualche parte. Guarda i recettori sul neurone ricevente. Vengono letteralmente schiacciati dal bombardamento. Immagina di trovarti in una stanza insonorizzata. All'improvviso, 10.000 persone sfondano la porta e urlano il tuo nome al massimo del volume. Questo è il sapore metallico dell'euforia. I recettori si accendono, sparano, a raffica. Il sistema va in sovraccarico. Il tuo cervello legge questo segnale massiccio come l'evento più critico della tua esistenza, più importante dell'acqua, più vitale della sopravvivenza stessa. Ma l'infezione chimica si sta espandendo oltre il centro del piacere. Non è finita. L'hacker blocca anche il riciclo della noradrenalina, l'ormone della guerra. I vasi sanguigni si restringono violentemente, la pressione arteriosa schizza e mentre il nucleo accumbens annega nell'estasi, la tua corteccia prefrontale subisce un colpo letale. L'area dietro la tua fronte, il tuo centro logico, sotto questa tempesta, va in tilt, blackout. I freni inibitori vengono recisi. Sei un veicolo blindato lanciato a 300 all'ora verso un muro, senza pedale del freno. Ti senti un dio, ma sei un sistema fuori controllo. E la parte più inquietante deve ancora arrivare. Quello che succede dopo cambia tutto quello che hai capito finora, perché il tuo cervello sta già preparando una vendetta molecolare per riprendersi ogni singola goccia. L'euforia è un fuoco che divampa, ma consuma tutto. 30, al massimo 40 minuti. Poi l'orologio si ferma. Le molecole di cocaina perdono la presa sui trasportatori. Il flusso sanguigno le trascina via, dritte verso il fegato per essere smantellate. I camion della spazzatura sinaptica si riaccendono all'improvviso. Iniziano ad aspirare avidamente ogni singola traccia di dopamina rimasta nello spazio intercellulare. Ma c'è un vuoto spaventoso ad attenderli. I neuroni presinaptici hanno sparato l'intero arsenale. Le casseforti chimiche sono completamente vuote. La città è in bancarotta totale. E il sistema, ora, deve fare i conti con i danni. Fermiamo il tempo e guardiamo da vicino questi danni. Dove pochi istanti fa infuriava l'alluvione dorata, ora regna il vuoto assoluto. Durante l'euforia, i recettori riceventi sono andati in sovraccarico critico. Per sopravvivere a quei decibel chimici innaturali, il sistema nervoso ha compiuto un gesto drastico. Si è tappato letteralmente le orecchie. Le cellule hanno iniziato a smontare fisicamente le proprie antenne della dopamina. Le hanno ritirate all'interno della membrana cellulare, distruggendole una per una. È un meccanismo di difesa cieco, una pura down regulation. Ma questa corazza cellulare resta sigillata anche quando il fumo si dirada. Immagina di aver murato le finestre di casa per sopravvivere a una tempesta solare. Ora la tempesta è passata, ma i mattoni sono ancora lì. Senza recettori funzionanti, la dopamina quotidiana scivola via nel nulla. Un tramonto, una risata, un pasto caldo. Il segnale semplicemente non passa più. Benvenuto nell'anedonia, il colore del vuoto, la biologia del grigio assoluto. Mangi cartone. Vivi all'interno di una fotografia sbiadita, incapace di provare la minima traccia di piacere naturale. E in questo silenzio opprimente, la mente calcola un'unica, letale soluzione. Cosa fai quando il mondo intero perde sapore? Cerchi disperatamente l'interruttore, ma il tuo cervello ora è sordo. La dose di ieri non basta più per superare il muro di mattoni di oggi. Te ne serve di più.
solo per sfiorare la normalità. Più molecole immetti nel sistema, più il corpo distrugge i recettori rimanenti per difendersi. È una caduta libera matematica, una frazione che tende a zero, ma il sistema nervoso non accetta questo squilibrio senza combattere. L'inondazione chimica non si limita a prosciugare le tue riserve di gioia. Mentre osserviamo le sinapsi collassare, un'architettura sotterranea inizia a riscrivere silenziosamente le regole del gioco. Mentre l'onda dorata della dopamina devastava i recettori, un altro neurotrasmettitore lavorava nell'ombra, il gluttammato, il cemento chimico della tua memoria. Ha registrato tutto: la luce nella stanza, l'odore chimico, il battito della traccia audio in sottofondo. Ha fuso questi frammenti, colando un marchio a fuoco direttamente nell'amigdala, il tuo nucleo della paura e dell'istinto. Anni dopo, basterà quella esatta frequenza musicale per far esplodere di nuovo i recettori. Ma un ricordo indelebile è nulla rispetto a ciò che sta crescendo nel buio. Osserva questa molecola oscura accumularsi nel nucleo accumbens. Si chiama delta FOSB. Non è un semplice scarto, è un interruttore genetico. Entra nel nucleo delle tue cellule e riscrive fisicamente l'espressione del tuo DNA. Fai attenzione. Costruisce nuove autostrade neurali, filamenti fisici dedicati unicamente alla ricerca della sostanza. Il craving non è debolezza psicologica, è anatomia, è fisica pura. Sei diventato prigioniero di un'architettura che hai innescato con le tue stesse mani. Esiste una via di fuga da questa prigione di carne? Fermati un attimo. Pensa alla vastità della tua rete neurale. Il cervello è intrinsecamente plastico. Se l'alluvione chimica si arresta, inizia la ricostruzione. Lentamente, giorno dopo giorno, i recettori sepolti rompono il muro di mattoni. I meccanismi di pulizia tornano a smaltire le scorie. Il grigio si dirada, ma richiede mesi, a volte anni. È una guerra silenziosa e titanica, combattuta nel buio del tuo cranio. Noi esploriamo le ombre microscopiche, ma là fuori la scienza medica reale è l'arma per vincere. Eppure, tutto questo ci porta a una singola, inevitabile verità finale. Non sei tu a desiderare. È la spietata matematica della tua chimica che ti comanda. L'architettura neurale che ti definisce può diventare la tua stessa gabbia. Una prigione invisibile costruita da un'alluvione di molecole che ha riscritto le regole della tua volontà. Ma la neuroplasticità ci dimostra che i muri di questa prigione possono crollare. E tu pensi che la sola consapevolezza di questi meccanismi chimici sia sufficiente per sconfiggere una dipendenza? Fammelo sapere nei commenti. Io sono Renderium. Qui dentro esploriamo i labirinti che ti rendono umano, smontando la realtà fino alle sue fondamenta. Se credi che queste dinamiche debbano essere comprese da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza e per la meraviglia. Aiutami a far vedere l'invisibile. Insieme porteremo la conoscenza oltre l'orizzonte.